Ciao calistenici, oggi un video chiacchierato. Volevo condividere un po' con voi alcune riflessioni sul calisthenics in generale e dell'evoluzione che ha avuto negli ultimi anni. Dato che pratico questa disciplina dal 2014, quindi sono 6 anni, a giugno precisamente, festeggio questo anniversario con voi. E poi voglio attivare un po' di flamer nei commenti, quindi dirò delle cose scomode. No, scherzo. Allora, la prima, una domanda proprio che ricevo veramente dal giorno 1. Quanto ci vuole apprendere una skill? E la risposta è impossibile quantificarlo, perché dipende da vari fattori, troppi, dal punto di partenza. Ad esempio, vedevo il video di Andrea Mantello che raccontava di quando ha iniziato lui a fare calisthenics e ha dichiarato, mi pare, se non ricordo male, riusciva già ad eseguire 15-16 trazioni, quindi io quando ho iniziato ne facevo 2 supine, per dire c'è già una differenza sostanziale. Quindi il livello di forma iniziale determina proprio tutto il percorso di apprendimento delle skills. Bisogna considerare la genetica, quindi peso, altezza, magari siamo deboli a livello tendino. I tendini solitamente ci mettono molto di più ad adattarsi rispetto ai muscoli. Più abbiamo magari tendini forti, più riusciamo a scavalcare, apprendimenti di alcune skills perché abbiamo un supporto. E questo rientra comunque nel fattore genetico. In sostanza, no. Ragazzi, non si può quantificare una skill. Sì, magari posso dire un head sit, un back lever, però se mi chiedete una planche, ho l'attack 30 secondi, quanto tempo ci metto a prendere la full? C'è chi ci mette 3 anni, chi 6 anni, chi 10. Considerate sempre che avete una vita per impararlo, quindi basta allenarsi. Seconda riflessione, Andrea La Rosa. Ragazzi, lasciamolo in pace, poverino. Lui ha una ramificazione particolare delle vene delle braccia, soprattutto nei bicipiti, che ha una forma quasi a V. Non ha niente a che vedere con queste, ok? Di vene. Queste è di un atleta che tutti conoscete, è atleta ex attore, È evidente che avendo le vene così varicose probabilmente ha utilizzato degli anabolizzanti. Non voglio accusare nessuno, non ho le prove, però c'è una bella differenza. Poi lui ha dichiarato pure in un'intervista, mi pare a Miletto anni fa, che le foto le faceva dopo il pump, quindi magari dopo il pump pure io lo faccio, dopo il pump si hanno dei muscoli, belle le vene tutte che scoppiano, specialmente se si è in definizione. Poi magari il giorno dopo non c'è più nulla. Deve rispondere a una serie di insulti che riceve su YouTube, su Instagram, quindi questo è fortissimo, magari è ovvio, c'ha quella muscolatura e una massa grassa bassissima, vascolarizzazione muscolare notevole, vene magari una ramificazione unica forse, perché di solito abbiamo tutti la vena sul bicipite, laterale qui al bicipite, no? E che magari dopo il pump si nota di più. Questo non si dopa, un ragazzo di 22-23 anni, è impossibile. Questo è il mio pensiero, Lasciato in pace La Rosa, lui fa dei bellissimi tutorial, è un atleta fortissimo, un pluricampione, mondiale, nazionale. C'ha il fratello che gli fa i montaggi video, magari avessi un fratello che mi fa le foto, i video, produrrei molti più contenuti. La Rosa, dammi tuo fratello. Oggi sto fuori, ragazzi. È giugno ma sembra dicembre. Comunque, terza riflessione o terzo punto. Se non sai fare una skill non puoi insegnare. Anzi, una volta uno mi disse su Facebook qualche anno fa, non puoi avere la presunzione di insegnare. Quindi eravamo all'inizio, io magari me la presi pure un po', ma non mi ricordo chi era sto ragazzo, sparito nel nulla ovviamente. È come dire se l'allenatore di calcio della Juventus non è forte quanto Cristiano Ronaldo, quindi non può allenarlo. Non deve essere necessariamente un atleta ai massimi livelli, anche perché per questioni di tempo, o fai il coach o fai l'atleta, perché devi dedicare ore alle classi. Io il coaching online vario tra gli 80 e le 120 persone, in estate magari un po' di più perché mi ci dedico di più, altrettanti iscritti nella palestra in 4 strutture qui all'Aquila, quindi ho dei collaboratori che mi aiutano e senza di loro penso non sarei riuscito ad arrivare qui per la parte di corsi offline. Però veramente si tratta di stare 4 ore in palestra a fare corsi, perché 3 lezioni al giorno più pausa pranzo, quindi torni a casa, fai le schede, rivai in palestra. Capite che poi trovare il tempo per allenarsi è complicato, quindi ovviamente un atleta che magari si allena 3-4 ore al giorno, ha solo quello di pensiero, è comunque difficile, perché non sto dicendo che gli atleti non sono bravi, però fare tutte e due le cose insieme è difficile, specialmente negli ultimi anni, perché essendo cresciuti i corsi fortunatamente ho potuto dedicare meno tempo all'allenamento.
allenamento, poi vari infortuni eccetera, quindi non stiamo a 10 anni fa, adesso ci sono più metodiche di allenamento, si conoscono più esercizi, più propedeutiche, non è che per insegnare planche lean uno deve avere le presse in maltese, cioè per arrivare a fare le presse in maltese bisogna allenarsi sempre, costantemente, ore e ore al giorno, tutti i giorni. Magari un coach che tutti i giorni deve lavorare nella sua palestra, fare le schede, fare questi video, fare il montaggio, non riesce. Questo è un po' il mio pensiero. Poi un coach appassionato non è che ha finito di allenarsi nel 2020, insegna e basta, continuerà ad allenarsi, magari un po' meno, però riuscirà a progredire sempre più, quindi non vedo perché bisogna denigrarlo, ecco. Non dico di me in generale, però critiche magari vengono mosse ad alcuni, ho visto online, insomma, no? Critiche sterili secondo me, però viviamo nell'ignoranza, quindi ci sta. Negli ultimi anni si è andata a delineare sempre di più quindi una differenza tra gli atleti professionisti di calisthenics e il calisthenics fitness, ossia l'atleta che si allena 6 su 7, 3 ore al giorno, che deve fare le gare, e l'allievo che viene in palestra, si allena 3 ore a settimana, che vuole semplicemente stare in forma. C'è stata una crescita, un'evoluzione che è in questo positiva, perché ha dato tanti sbocchi, sono spuntati come funghi i coach di calisthenics, perché la legge non prevede che devi avere per forza la laurea in scienze motorie per insegnare, basta un corso in un weekend a Roma, puoi prendere un attestato e tu hai tutto il diritto di insegnare. Quindi poi che ci siano critiche, che non è giusto eticamente, moralmente, posso essere anche d'accordo, però si può fare, la legge lo prevede, quindi sicuramente sì, è vero che saper fare gli esercizi, saper essere anche un atleta ti aiuta molto poi a diventare istruttore. Sicuramente una laurea in scienze motorie ti fa conoscere l'anatomia, la fisiologia, come funziona la macchina umana, però non è necessario, quindi possono insegnare, quindi sempre più persone vogliono fare calisthenics, bisogna quindi aumentare corsi, fate il corso di calisthenics se nella vostra città non c'è. Facevo palestra, poi ho preso l'attestato con Barningate, non era un weekend però erano 2, più il corso base, quindi 3, devo dire hanno fatto un corso anche abbastanza completo rispetto a altri che se ne vedono adesso. Aumenta la domanda, aumenta l'offerta, c'è più richiesta, c'è bisogno più di palestre, alla fine basta poca attrezzatura per iniziare a fare corsi di calisthenics, e quindi sempre più persone vogliono fare calisthenics lato fitness, e quindi c'è bisogno di sempre più corsi e sempre più istruttori. Come sempre più si va avanti, più nascono atleti fortissimi già all'età di 14-15 anni, perché tornando al discorso di prima, ci sono più strumenti per allenarsi, più conoscenza, quindi si apprende prima. Magari, per dire, la Rosa nel 2016 era già un fenomeno, quello che ha fatto la Rosa in 3 anni lo fa un nuovo, che ne so, Gaccione o Carlo Figus, lo ha preso in un anno, ok? E tra magari 10 anni ci sarà chi lo apprende in 6 mesi. Più, capito, più una cosa diventa di massa, più poi per emergere diventa difficile. Si andrà sempre di più a delineare questa differenza tra chi lo fa lato fitness base, rimarrà sempre a un livello di stallo tra virgolette, e chi invece il pro, l'atleta, andrà sempre più su. Ultimo punto, ragazzi, il calisthenics non è la ginnastica artistica, deriva dalla ginnastica artistica, dal tedesco che aveva inventato, come si chiamava, non me lo ricordo. La ginnastica artistica si inizia da bambini, quindi si ha una differenza di flessibilità e mobilità rispetto a un adulto che ha le ossa, fasci muscolari, tendini già formati. Il bambino si deve formare, c'è un percorso normato dalla letteratura scientifica, studi eccetera sulla ginnastica. Quindi si hanno una enciclopedia di strumenti in più rispetto al calisthenics, che ha avuto la sua evoluzione. Diciamo, il calisthenics è sostanzialmente più grezzo, sporco, no? Esercizi a braccia piegate, cioè tu non vedi fare gli urikeki agli anelli a braccia piegate. Sicuramente chi veniva dalla ginnastica è avvantaggiato, perché comunque il corpo, ragazzi, è quello, funziona così. I principi di biomeccanica che vengono applicati nella ginnastica sono gli stessi che magari vengono applicati nel calisthenics. È che il calisthenics è un po' più accessibile a tutti, non è uno sport olimpionico, può essere praticato dal ragazzetto di 13 anni fino al padre di 50 o al nonno di 70, insomma. Ho avuto allievi veramente fino a oltre 65 anni di età. Questo è quello che penso. Sono un po' falsi miti, no? nel mondo del calisthenics. Bene ragazzi, penso che mi sono ampiamente sfogato. Vi ricordo il coaching online, link in descrizione, attrezzature di calisthenics su Amazon. Vi saluto, vi abbraccio.